Ciao a tutti e bentornati su Kate Made, io sono Katie ed oggi nuovo tutorial. Come avrete visto dall'anteprima del video, oggi andremo a realizzare insieme una borsa super estiva. Infatti sto parlando proprio della borsa in raffia, a cui al momento ancora non ho dato un nome, ma molto probabilmente l'avrete già visto nel titolo. Comunque è una borsa realizzata tutta su un unico pannello, quindi di cuciture c'è ben poco a parte i manici, quindi veramente molto semplice. L'ho realizzata con la tecnica Granny e all'interno è foderata con i pannelli in neoprene. Manici in legno, comunque tutto spiegato nel dettaglio durante il tutorial. Nel box informazioni qui in basso trovate sia la lista dell'occorrente sia il sito dove potete acquistare i materiali. I materiali utilizzati per questo progetto sono di Edila Ciliacrea, trovate il link diretto nel box informazioni. Comunque progetto molto semplice e facile, non dico veloce perché ci vuole un pochino per realizzarla, ma comunque resta un progetto veramente molto facile, a prova di principiante come sempre, perché è veramente molto semplice, non ci sono punti particolari da andare a lavorare, è tutta maglia alta, maglia bassa e maglia bassissima, quindi veramente molto semplice. Resta una borsa veramente molto grande e molto capiente, quindi si presta bene anche come borsa da spiaggia, borsa da mare, con la differenza che dovreste andare a realizzare i manici in modo diverso, perché altrimenti potrebbero cedere nel modo in cui li ho applicati io, quindi magari andate a rinforzare un po' la cucitura dei manici. Comunque del resto resta una borsa che può essere utilizzata sia per le passeggiate d'estate che per andare al mare e sfoggiare la nostra borsa veramente super fashion. Quindi a questo punto non mi perdo in chiacchiere, vi ricordo sempre di continuare a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove troverete tutte le anteprime dei prossimi progetti, ma soprattutto dei mini tutorial che vi aiuteranno molto nel campo dell'uncinetto. E ovviamente iscrivervi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questa borsa e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Avremo bisogno di una matassa di raffia da 250 grammi, io ho utilizzato questa colorazione numero 511, una coppia di manici in legno da 17 cm, 4 pannelli in neoprene bicolore da 30 x 30 cm, uncinetto numero 4,5, uncinetto numero 4, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Dunque vi mostrerò il procedimento iniziale con il cordino per il semplice fatto che ho terminato la raffia e avevo posticipato la registrazione di questa clip alla fine, però non mi è bastata la raffia, quindi vi mostrerò i passaggi iniziali con il cordino, ma sappiate che potete utilizzare qualsiasi filato, ma soprattutto come ho realizzato io la borsa con la raffia. Quindi si parte con il cerchio magico. Io sto utilizzando l'uncinetto 4,5 che è quello che ho utilizzato per lavorare la borsa. Partiamo con il cerchio magico, ci alziamo con 3 catenelle che vanno a sostituire la prima maglia alta. Dopodiché lavoriamo altre 2 maglie alte all'interno. In questo modo facciamo poi 2 catenelle e procediamo lavorando 3 maglie alte sempre all'interno del cerchio magico. Di nuovo 2 catenelle e procederemo lavorando altri 2 gruppi formati da 3 maglie alte e 2 catenelle, quindi in totale dovremo ottenere 4 gruppi da 3 maglie alte, tutti separati da 2 catenelle.
Fatto questo procedimento chiudiamo il cerchio magico tirando il filo, puntiamo l'uncinetto nella terza catenella delle 3 iniziali, quindi esattamente qui, e andiamo a chiudere con una maglia bassissima. Ora cosa devo fare? Devo arrivare nell'angolo, quindi procedo lavorando una maglia bassissima nei 2 punti alti successivi. Dopodiché inserisco l'uncinetto nello spazio, faccio una maglia bassa ed una maglia bassa sulla maglia bassa e questo mi va a sostituire la prima maglia alta. Dopodiché lavoro 2 maglie alte all'interno di questo spazio, 2 catenelle ed altre 2 maglie alte sempre nello stesso spazio. Quindi calcolate che questo è il procedimento che va ripetuto in ogni angolo. Ora lo rivedremo meglio nel prossimo angolo, dopodiché qui abbiamo il gruppo da 3 maglie alte. Qui cosa dobbiamo fare? Facciamo una catenella. Dopodiché qui abbiamo l'angolo successivo e questo è il procedimento che andremo a ripetere poi per ogni angolo. Quindi 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte nello stesso spazio. Qui ho di nuovo il gruppo da 3 maglie alte. Cosa faccio? Faccio la catenella, quindi dobbiamo saltare sempre i gruppi di 3 maglie alte e dobbiamo sostituirli con la catenella. Qui abbiamo l'angolo, quindi vado a ripetere 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Qui abbiamo di nuovo il gruppo da 3 maglie alte, facciamo una catenella e poi abbiamo l'ultimo angolo dove andremo a lavorare 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Ultimo gruppo, facciamo la catenella e dobbiamo andare a chiudere con una maglia bassissima nel primo punto, quindi inseriamo l'uncinetto e chiudiamo a maglia bassissima. Ci portiamo poi sempre con le maglie bassissime nel prossimo spazio, sempre nell'angolo, e andiamo a ripetere il procedimento per alzare il lavoro, quindi una maglia bassa su una maglia bassa, dopodiché faccio 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, 3 maglie alte nello stesso spazio, quindi questo è il modulo che andremo a ripetere ad ogni inizio giro. Poi questo procedimento che faremo ora in questo giro poi andrà ripetuto sempre nei giri successivi ad aumentare. Quindi qui abbiamo il gruppo da 3 maglie alte, facciamo una catenella. Dopodiché abbiamo lo spazio da una catenella, in ogni spazio andremo a lavorare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Qui abbiamo il gruppetto da 3 maglie alte, facciamo una catenella e poi in ogni angolo ovviamente andremo a ripetere il procedimento che abbiamo fatto finora, ovvero 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Questo solo nello spazio di ogni angolo.
Qui abbiamo il gruppo da 3 maglie alte, facciamo una catenella, poi in ogni spazio formato da una catenella andiamo a lavorare il gruppetto da 3 maglie alte. Quindi si continua il giro in questo modo, il procedimento è veramente molto semplice e vi faccio un breve riassunto, così poi potrete continuare da sole nei prossimi giri. Allora, in ogni spazio formato da una catenella andremo a lavorare il gruppetto da 3 maglie alte. Negli spazi di 2 catenelle che troviamo in ogni angolo andiamo a lavorare il modulo formato da 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Sopra ogni gruppetto di 3 maglie alte, come in questo caso, noi andiamo a lavorare la catenella. Quindi nel giro successivo dovremo andare a lavorare un gruppetto da 3 maglie alte qui e un gruppetto da 3 maglie alte qui. Quindi dove troviamo lo spazio da una catenella lavoriamo il gruppo da 3 maglie alte, mentre negli angoli, come vi ho già detto, 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Quindi terminiamo il giro e poi a fine lavoro vi lascio il totale dei giri. Terminato il giro, questo sarà il risultato. Andremo sempre a chiudere con una maglia bassissima nel primo punto. Ovviamente ho fatto la catenella qui sul gruppo da 3 maglie alte, faccio la maglia bassissima nel primo punto, mi porto poi con le maglie bassissime nel prossimo spazio d'angolo e si procede sempre nello stesso modo. Quindi continueremo in questo modo per il totale di giri che trovate indicato qui in alto, insieme alla misura in centimetri, se può esservi utile. Il procedimento è veramente molto semplice, in quanto in ogni angolo dobbiamo andare a ripetere questo procedimento, ovvero 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Su ogni gruppo da 3 maglie alte andremo a ripetere il procedimento lavorando una catenella e in ogni spazio formato da una catenella andremo a lavorare 3 maglie alte, quindi il gruppo da 3 maglie alte. Questo è il procedimento da ripetere in ogni giro e questo procedimento poi andrà a fare ingrandire il pannello. Quindi raggiungiamo le misure e poi vediamo come procedere. Ovviamente se avete qualche dubbio, mi raccomando, lasciate un commento qui in basso. Dunque, dobbiamo andare a rifinire i pannelli in neoprene, quindi scegliamo il colore che vogliamo sia visibile all'esterno. Io sceglierò il colore più chiaro, utilizzerò per questo procedimento l'uncinetto numero 4 ed ovviamente la stessa raffia, quindi partiamo, facciamo il cappietto iniziale. Ci lasciamo il filo sull'uncinetto e ci andiamo ad agganciare in uno dei fori presenti sul pannello. Per comodità io mi aggancerò sulla parte dell'angolo, così riesco a mostrarvi sia il procedimento per ogni foro, sia il procedimento che va ripetuto in ogni foro dell'angolo. Quindi mi aggancio qui, inserisco l'uncinetto e vado a lavorare la prima maglia bassa. Fatto questo, lavoro un'altra maglia bassa nello stesso foro, quindi andremo a lavorare 2 maglie basse per ogni foro sottostante. Ripeto lo stesso procedimento anche nel foro successivo, quindi 1 e 2. Dopodiché mi trovo nel foro che si trova esattamente nell'angolo. In questo foro e nel foro di ogni angolo vado a lavorare 2 maglie basse, 1 e 2, una catenella e 2 maglie basse nello stesso foro, quindi 1 e 2. Procederemo poi lavorando 2 maglie basse nei fori successivi e comunque in ogni foro che abbiamo sul pannello, e quando ci ritroviamo nel foro dell'angolo, quindi esattamente qui, andremo a ripetere questo procedimento, ovvero 2 maglie basse, una catenella e 2 maglie basse. E questo procedimento andrà ripetuto non solo in questo angolo ma in ogni angolo, quindi anche qui e nell'ultimo angolo qui. Mentre per gli altri fori sempre 2 maglie basse. Ovviamente cerchiamo di lasciare le maglie
un pochino più lente, quindi non andiamo a stringere troppo le maglie, ma lasciamole un bel po' lente. Quindi procediamo in questo modo per tutto il pannello e poi ci rivediamo al termine. Ovviamente poi questo procedimento andrà ripetuto su tutti e 4 i pannelli. Terminato il giro, tagliamo il filo e andiamo a chiudere con asola di chiusura. Ovviamente inseriamo l'ago non nella prima maglia ma nella seconda, altrimenti andiamo a creare un aumento. A questo punto dovremo ripetere lo stesso procedimento anche per gli altri 3 pannelli restanti. Una volta rifiniti tutti i pannelli, a questo punto dobbiamo andarli ad unire insieme a creare un maxi quadrato, quindi ci prendiamo intanto 2 pannelli, li posizioniamo in questo modo e possiamo andare ad applicare dei marcapunti negli angoli per tenerli fermi. Quindi inseriamo un marcapunti nelle catenelle che abbiamo negli angoli, sia sul primo angolo che sull'angolo sottostante. Prendiamo la raffia, facciamo un cappietto iniziale, ma in alternativa potete anche andare a cucire con ago da lana. Andiamo ad inserire l'uncinetto entrando esattamente nella catenella che abbiamo marcato, quindi inseriamo l'uncinetto in questo modo e andiamo ad inserire l'uncinetto nell'altra metà catenella che abbiamo marcato. Quindi inseriamo l'uncinetto in questo modo. Le catenelle andranno ad incrociarsi, prendiamo il cappietto che abbiamo già fatto oppure il filo e lo portiamo al di fuori, quindi lo facciamo passare attraverso queste catenelle e andremo a cucire in questo modo. Quindi ora inserisco l'uncinetto nel punto successivo prendendo solo la metà catenella esterna e faccio lo stesso nel punto successivo dell'altro pannello, quindi inserisco l'uncinetto in questo modo, prendo il filo e lo faccio passare attraverso e chiudo a maglia bassissima e procederò in questo modo per ogni punto che ho sottostante. Ho bloccato anche l'ultima catenella nell'angolo e non blocco il lavoro ma procedo cucendo anche l'altro pannello che ora non entra nell'inquadratura ma ho bloccato nella parte alta. Quindi cosa faccio? Procedo nello stesso modo, avvicino i 2 pannelli, inserisco l'uncinetto nella catenella dell'angolo prendendo solo la metà catenella, faccio lo stesso anche sull'altro pannello ovviamente, quindi inserisco l'uncinetto prendendo solo la metà catenella e vado a bloccare il tutto con una maglia bassissima, dopodiché procedo lavorando punto per punto ovviamente come abbiamo fatto per gli altri 2 pannelli. Ripeto, in alternativa potete anche andare a cucirli direttamente con l'ago. Poi una volta terminato il procedimento, arriveremo nell'angolo, tagliamo il filo e andiamo a fare anche l'altra riga. Bene, ho terminato la cucitura, a questo punto taglio il filo, faccio una catenella di sicurezza, taglio il filo e andremo a ripetere lo stesso procedimento anche sull'altro lato. Quindi andremo a cucire anche questa parte nello stesso identico modo.
Bene, una volta lavorato tutto il pannello, io ho lavorato 22 giri, ho raggiunto 62 cm per lato ovviamente. Cosa ho fatto? Sono andata ad appuntare tramite dei marcapunti il pannello ad uncinetto al pannello in neoprene. Ed ora dobbiamo semplicemente andare a cucire i due pannelli. Ovviamente non andrò a fare un giro di rifinitura tutta a maglia bassa, lavorerò a maglia bassa ma partirò direttamente con le diminuzioni per poi andare a creare la borsa. Quindi se rifinite prima i pannelli in neoprene è meglio, così poi una volta terminato di lavorare il pannello ad uncinetto non servirà andare a tagliare il filo, ma continuiamo direttamente lavorando senza staccare il filo. Io ho lavorato prima il pannello e poi ho rifinito i pannelli in neoprene, quindi ho tagliato il filo, sono andata a chiudere con l'asola di chiusura, dopodiché mi aggancio direttamente sul pannello. Riprendiamo l'uncinetto numero 4,5, facciamo il cappietto iniziale con la rafia e ci andiamo ad agganciare esattamente nello spazio formato nell'angolo, quindi lo spazio formato dalle 2 catenelle. Noi andiamo ad inserire l'uncinetto sia nello spazio formato dalle 2 catenelle sia nello spazio di una catenella sul pannello in neoprene. Inseriamo l'uncinetto e andiamo a lavorare all'interno di questo punto 3 maglie basse. Lavorate le 3 maglie basse, saltiamo il primo punto delle 3 maglie alte sottostanti, puntiamo l'uncinetto nella seconda e andiamo a puntare l'uncinetto anche nella maglia che si trova frontale del pannello in neoprene. Noi il pannello in neoprene dobbiamo solo andarlo ad agganciare, quindi non devono necessariamente corrispondere i punti, l'importante è che lo fissiamo. E andiamo a fare una maglia bassa, quindi blocchiamo il tutto con una maglia bassa. Dopodiché saltiamo un punto, andiamo ad inserire l'uncinetto nello spazio di una catenella successivo, inseriamo l'uncinetto, puntiamo l'uncinetto anche in una maglia del pannello in neoprene e lavoriamo una maglia bassa. Dopodiché saltiamo il primo punto alto dei 3 sottostanti e andiamo a puntare sempre l'uncinetto nella maglia centrale, ovvero la seconda maglia alta, e andiamo a lavorare una maglia bassa, quindi andremo a diminuire i punti in questo modo. Andremo a lavorare le maglie basse solo nello spazio formato da una catenella e nella seconda maglia alta. Ovviamente sempre prendendo le maglie anche del pannello in neoprene per fissarlo e andare ad irrigidire il pannello. Quindi continueremo in questo modo per tutto il giro, ovviamente facendo attenzione a fare gli aumenti negli angoli. Quindi in ogni angolo dove troviamo lo spazio formato dalle 2 catenelle andiamo a lavorare 3 maglie basse, puntando sia l'uncinetto nello spazio di 2 catenelle sia nella catenella che si trova in ogni angolo sul pannello in neoprene. Quindi procederemo in questo modo per tutto il giro. Terminato il giro andiamo a chiudere con maglia bassissima nel primo punto . Facciamo una catenella
Dopodiché andiamo a lavorare una maglia bassa nei 3 punti bassi che si trovano esattamente sotto, in basso, quindi quelli che abbiamo fatto negli angoli, quelli li andiamo a lavorare. Quindi andremo a lavorare una maglia bassa per ogni punto che abbiamo sottostante in questo angolo. Quindi questo procedimento va ripetuto comunque in ogni angolo, dopodiché procediamo lavorando una maglia bassa nei 2 punti successivi. Saltiamo un punto perché anche in questo giro dobbiamo andare a lavorare delle diminuzioni, saltiamo un punto, andiamo nel successivo e lavoriamo una maglia bassa nei 2 punti successivi. Quindi questo è il procedimento che andremo a ripetere per tutto questo giro. Ovviamente negli angoli dove abbiamo le 3 maglie basse sottostanti dovremo andare a lavorare una maglia bassa per ogni punto che abbiamo lì sottostante. Fatto questo procediamo lavorando 2 maglie basse, si salta un po' un punto, 2 maglie basse, si salta un punto e così via come abbiamo fatto finora per tutto il giro. E questo sarà l'ultimo giro di diminuzioni perché poi andremo a lavorare le maglie come si presentano. Terminato questo giro la borsa inizia a prendere pian piano forma, andiamo a chiudere con maglia bassissima nel primo punto, facciamo poi una catenella e procediamo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante, quindi non andremo a fare altre diminuzioni, procediamo lavorando i punti come si presentano. E questo procedimento lo ripeteremo per il totale di giri che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri se può esservi utile. Quindi procediamo in questo modo per tutti i giri totali e poi ci rivediamo al termine per vedere come continuare. Una volta terminati tutti i giri ho già tagliato il filo e come potete notare ho messo dei marcapunti per stabilire dove devo andare a posizionare il manico, quindi intanto vado a chiudere con asola di chiusura.
Ho posizionato i marker più esterni in corrispondenza dell'angolo del pannello, quindi dove c'è la parte di aumenti ho posizionato i due marker. E tra un marcapunti e l'altro ho 32 punti. Dopodiché cosa ho fatto? Ho contato dal primo marcapunti 5 punti e sono andata a posizionare il marcapunti nel quinto punto. Stessa cosa ovviamente ho fatto sull'altro lato. Ho fatto tutto questo procedimento per comunque stabilire il punto centrale dove andare a posizionare il mio manico. Ho comunque lavorato già le maglie basse su uno dei due manici per stabilirmi quanti punti mi occorrevano sul pannello. Ho lavorato 25 punti bassi intorno al manico, quindi devo stabilirmi questi 25 punti sul pannello. Dobbiamo andare a rivestire una parte del nostro manico per poterlo poi cucire alla borsa. Io andrò a lavorare intorno al manico 25 maglie basse, quindi inizio con un'asola. E poi procedo lavorando le 25 maglie basse. Quindi una volta lavorate le 25 maglie basse intorno al manico, vado a tagliare il filo e a bloccare il filo all'interno. Dopodiché faccio il cappietto iniziale. Prendo il manico, inserisco l'uncinetto nel punto marcato prendendo ovviamente tutta la maglia e prendo tutta la maglia sul manico, quindi inserisco l'uncinetto prendendo tutta la catenella, prendo il filo e lo faccio passare attraverso. Dopodiché punto l'uncinetto nel punto successivo sulla borsa prendendo tutta l'asola e prendo tutta l'asola anche sul manico, quindi sempre il secondo punto, i punti corrisponderanno e andiamo a chiudere a maglia bassissima, quindi andremo a cucire il nostro manico tutto a maglia bassissima. Se volete utilizzare questa borsa come borsa mare vi consiglio di rinforzare per bene la cucitura, altrimenti potrebbe cedere, quindi vi consiglio assolutamente di rinforzarla per bene. Quindi andremo a cucire tutto il manico a punto bassissimo. Una volta terminata la cucitura tagliamo il filo, blocchiamo con una catenella di sicurezza e poi andiamo a nascondere il filo tra le maglie. Andremo a ripetere lo stesso procedimento anche per l'altro manico. Bene, una volta terminate tutte le rifiniture, questo sarà il risultato finale. Io sono veramente molto soddisfatta del risultato, spero che questo progetto piaccia anche a voi.
Ovviamente io non ho applicato la chiusura, ma potete farlo tranquillamente. Io l'ho lasciata aperta come borsa da spiaggia. Vi ricordo che i materiali utilizzati sono via di La Ciliacrea, trovate il link nel box informazioni qui in basso, insieme alla lista materiali. A questo punto vi ricordo di seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove troverete tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!